Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come ho fatto questa versione della Pinta a dita, una gallinella così simpatica e carina del cartone animato. Io l'ho realizzata in versione dove si può tirare fuori l'ovetto, all'interno potete mettere delle uova di cioccolata oppure potete mettere delle caramelle, ciò che più vi piace. Oppure potete andarla a chiudere come si fa semplicemente utilizzando sempre l'ovata sintetica e tappandola, oppure possiamo inserire anche un sacchetto con all'interno ciò che più gradite. Spero che questa versione vi piaccia. Potete anche fare un uovo di amirigrumi e inserirlo all'interno. In questo modo sarà divertente tirarla fuori. Per realizzare la testa e il corpo della nostra gallina pinta a dita andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie per altri 3 giri. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le nostre 36 maglie per altri 10 giri. Ora andiamo a fare ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. E per rifinire la parte andiamo a terminare in questo modo. Facciamo una maglia bassa, 2 maglie alte nelle prossime 2 maglie, una maglia bassa e una maglia bassissima. Ripetiamo la sequenza per tutto il giro: una maglia bassa, 2 maglie alte, una maglia bassa e una maglia bassissima, e proseguiamo così per tutto il giro. Possiamo ora staccare il filo e questo sarà il corpo della nostra gallina. Volendo, nella nostra gallinella possiamo aggiungere anche un uovo trasparente. Di questi possiamo mettere delle caramelle, dei cioccolatini all'interno e inserirlo nel corpo. Andremo a fare poi la base con la fessura. Se invece non volete farlo, potete anche chiuderla normalmente e fate la base circolare con l'anello magico, proseguite fino a raggiungere le 30 maglie per chiudere la base. Se invece volete fare come faccio io, potete inserire all'interno un sacchetto oppure qualsiasi altra cosa in modo da poter fare anche un dono ai piccolini. Quindi andiamo a fare in questo modo. Per realizzare la base vado a fare una catenella di 12 maglie, poi vado a fare una per girare e vado a fare di nuovo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora mi vado ad agganciare qui nella prima delle nostre maglie e vado a fare una maglia bassissima. Allora facciamo in questo modo: lavoriamo 12 maglie nelle prime 12 maglie della catenella, poi arrivata qui dove abbiamo fatto la maglia in più andiamo a fare una mezza maglia, anziché fare la maglia bassa facciamo una mezza maglia e proseguiamo il giro delle restanti 12 maglie anche per questo lato. L'ultima maglia non la andiamo a fare a maglia bassa, ma la andiamo a fare a mezza maglia e poi chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie, più la maglia che abbiamo fatto in più saranno 31 maglie lavorate. Possiamo ora andare a chiudere il lavoro in questo modo e posizioneremo la base qui intorno
piegando leggermente qui l'ultimo giro che abbiamo fatto, e dobbiamo andare a cucire questa parte. La risvoltiamo in questo modo, fermiamo con gli spilli tutto intorno, e questa fessura ci servirà poi per inserire l'uovo o il sacchetto di caramelle, quello che preferite. Volendo potete aggiungere anche un po' di ovatta sintetica all'interno della testa, così potete andare a chiudere con un anello magico fino ad arrivare alla larghezza qui, e chiudete la base di sotto a questo punto, oppure fate normalmente la base per chiudere il vostro pupazzetto, quindi arrivando con gli aumenti fino a 30 maglie, e poi staccate il filo. Quindi partite dall'anello magico chiuso, arrivate fino a 30 maglie e poi andate a tappare con questa base che avete creato. Per le ali facciamo una catenella di 10 maglie, andiamo a lavorare 10 mezze maglie nelle 10 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a fare 4 maglie alte nelle prime 4 maglie. E 4. Poi facciamo una maglia bassissima nella prossima maglia e poi facciamo le mezze maglie, 1, 2 e 3. Facciamo una maglia bassissima e poi facciamo le ultime a maglie basse e possiamo staccare il filo. Andiamo a fare un'altra ala allo stesso modo e poi le andremo a cucire. Per realizzare le zampe dobbiamo fare un anello magico di 4 maglie, e questo sarà il dito che poi andremo ad unire, e ne dobbiamo fare 3 di queste. Andiamo a fare quindi un anello magico di 4 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri le nostre 4 maglie. Dopo aver realizzato le 3 dita, l'ultima non la vado a staccare, ma mi servirà per unirla. Parto proprio da questo punto qui, entro nella prima qui e vado a fare 2 maglie e mi vado ad unire in questo modo, 1 e 2. Prendo l'altro dito e vado a fare 2 maglie anche per questo. Poi giro e continuo la lavorazione su queste altre 2 maglie sempre di questo dito. In totale sono 4, 1 e 2. Ho completato tutto questo dito. Ora vado a completare anche il dito centrale, quindi vado a fare le altre 2 maglie in quest'altro dito sulla parte di dietro, 1 e 2, e vado a concludere con le 4 maglie del dito iniziale che non abbiamo lavorato per niente. 1, 2, 3 e 4. In totale saranno 12 maglie. Vado a fare un altro giro di 12 maglie su queste appena lavorate, quindi vado a prendere normalmente, vado a fare il giro normalmente di 12 maglie. Volendo potete andare ad imbottire le vostre dita, io le lascio così e vado a proseguire con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Quindi in ogni maglia entro e vado a fare la mia diminuzione fino a chiudere completamente il tutto. Chiuso tutto, possiamo andare a chiudere il lavoro e andiamo a cucire sotto. Per il becco facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Arrivati a questo punto facciamo una maglia bassissima in questo modo e dobbiamo andare ad appuntire un po' la parte qui del centro. Facciamo in questo modo, andiamo a fare una maglia bassa, una mezza maglia
una maglia alta, una mezza maglia, una maglia bassa e una maglia bassissima, e questa sarà la punta del becco. Andremo poi a piegare in questo modo, cercheremo di dare un po' la forma in questo modo qui e andremo a cucire sul volto. Per realizzare il canniccio che ha sotto il becco andiamo a fare sempre un anello magico di 4 maglie e poi facciamo un altro giro di 4 maglie e stacchiamo il filo. Stessa cosa andiamo a fare per la cresta. Anche la coda va fatta allo stesso modo come abbiamo fatto le ali. Per decorare la parte davanti della nostra gallinella andiamo a fare una catenella di 8 maglie e lavoriamo in questo modo. Facciamo una maglia bassa nella prima maglia che andiamo a sostituire con la catenella, poi facciamo una maglia alta e una maglia bassissima e ripetiamo una maglia bassa, una maglia alta e una maglia bassissima nella prossima, e ripetiamo la sequenza: una maglia bassa, una maglia alta e una maglia bassissima. Ne facciamo due, uno da un lato e uno dall'altro lato del corpo. Con un po' di filo bianco andiamo a disegnare 3 pallini su questa parte che va sul petto della gallina. E poi possiamo andare a cucire lateralmente qui, che parte dal centro e arriva verso il lato. Con gli spilli andiamo a posizionare ogni pezzo al posto giusto. La cresta la andremo a mettere sulla testa qui, andremo a mettere poi anche la base sotto il becco va posizionato così, in questo modo, e andiamo a cucire bene tutto intorno. Questa parte qui superiore dove abbiamo fatto la punta la andiamo a piegare un po' di meno rispetto a quella di sotto, così, e andremo a cucire tutto bene intorno in questo modo. Cuciamo queste due parti davanti e poi andremo a stringere le ali e andarla a cucire. La stessa cosa per la coda, andremo a cucire dietro. Andiamo a cucire anche le zampe sotto verso la base qui ai due lati e completiamo così la nostra gallina. Per gli occhi andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo 2 aumenti nelle prime 2 maglie. In totale saranno poi 8 maglie e possiamo staccare il filo. Diamo un po' la forma agli occhi, un po' a triangolo, in questo modo allarghiamo di più la parte di sotto e tiriamo questa parte qui di sopra e poi andiamo a fare la pupilla. Inseriamo poi il filo dell'ala o della coda nell'ago e andiamo a stringere questa parte qui, la parte dove abbiamo la catenella, la andiamo a stringere in questo modo, cercando di arricciare un po' la parte, e questo va fatto sia per la coda che per le ali, e poi andiamo a cucire. Cuciamo la base di sotto, poi andiamo a cucire queste parti qui che vanno sotto le ali, da questo punto del, diciamo, al petto della nostra gallina, e volendo possiamo fare 3 puntini con il filato bianco su questa parte qui. Nel cucire il becco possiamo cercare di dare anche un po' la forma un po' più appuntita, lo andiamo a stringere in questo modo e cerchiamo di dargli più una forma in questo modo qui.
passiamo un po' di volte il filo e poi andiamo a cucire bene intorno. Volendo potete fermare sempre prima con gli spilli, così sarà più facile che non si sposti durante la lavorazione. Lo potete aprire e cucire al centro in questo modo qui. Io le ali vado a cucirle così, ma potete cucirle anche di lungo, come più vi piace. Cucite poi gli occhi e la cresta sopra dopo averla fermata con gli spilli. Con ago e filo vado a ricamare sia le pupille che le ciglia in questo modo, passando semplicemente il filo per 3 volte e poi sulla pupilla in modo da realizzare la pallina. E poi vado a bloccare il filo. Ed ecco terminata la mia versione della pintadita, spero che vi piaccia, ringrazio la persona che ha fatto questa richiesta, vi abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial. Lavoriamo che ci consoliamo. Io ho creato questo che si può inserire anche la pallina all'interno, cioè l'ovetto all'interno, ma potete inserire anche un ovetto fatto sempre a mirigrumi, potete inserire delle caramelle, un sacchetto di ciò che volete, oppure potete chiuderla semplicemente. Spero che l'idea vi piaccia e alla prossima. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.